Allora, aspetta, mo ti racconto. Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, ci ho provato a giocare con Linux e partiamo da una premessa. Ho un vecchio PC con il secondario, quello lì, che è il PC, diciamo, ospiti per giocare in LAN o per giocare in multiplayer spalla a spalla come ai vecchi tempi quando vengono amici a trovarmi, eccetera, eccetera. E monta un FX 8350 overclockato a 3,3 GHz con 16 GB di RAM e un RX 570 da 4 GB. È un sistema che in tutto varrà 150 euro se li vale. E siccome sui social in giro si sente tanto dire che Linux è la rivoluzione del gaming, che ha più prestazioni di qua e di là, a destra e a sinistra, ho detto, "Oh, vabbè, allora se Linux è così miracoloso, proviamo a installare qualche gioco in Linux. In quel sistema ho un Windows 11, un Linux Mint, Faye, ve lo lascio qui scritto, e un Windows 7. Quindi il boot è in CSM, non posso installare qualcosa basato su Arch. Entro nel mio sistema Mint, installo Steam dallo store, comodissimo perché comunque arrivo nello store di Mint, cerco Steam, lo trovo, lo scarico così direttamente dal di lì, comodissimo questo. Primo gioco che mi viene in mente da installare per giocare con gli amici, Quake Champions. Va bene. Avvio Steam nel mio computer, avvio Steam in Mint, Quake Champions è già installato nel mio computer, parto con il download, configuro tutto perché comunichino i due computer attraverso la rete locale di Steam, parte l'installazione di Quake Champions ma non me lo prende dal mio PC Windows. E quindi con la mia modesta 72 megabit inizia il download di Quake Champions 30-33 giga. Mi metto lì con calma, scarica gli shader, scarica Proton, scarica quello che deve installare. Ah, e questo non prima di aver messo un SSD secondario, perché comunque l'SSD dove ci ho installato Mint è da 60 giga e non è sufficiente per tutto, quindi avevo lì un SSD da 128, spengo il computer, gli metto l'SSD, vado su Steam a dirgli di mettere i giochi in quell'SSD, non me lo prende, non me lo prende, non me lo prende. Cerca su internet, santa pazienza, mi era sembrato di tornare quando avevo 16 anni. E niente, bisogna creare una cartella dentro l'SSD. Ah, ok, va bene. Vado dal suo Esplora risorse, che adesso non mi ricordo come si chiama. Tasto destro, nuova cartella oscurata. Non lo posso fare. Va bene. Vai a indagare perché non lo puoi fare. Perché solo il root, ossia l'amministratore, ha i permessi per agire in questo modo. Va bene. Allora, apro il terminale nell'SSD, sudo mkdir giochi. Ok, crea la cartella. Va bene. Vado su Steam, gli metto la cartella e non me la prende lo stesso. Perché? Ah, perché solo l'amministratore ha i diritti di scrivere su quella cartella. Va bene, torna nel drive, sudo chmd, chmod, non mi ricordo. Dai i permessi agli utenti, a posto. Steam mi prende la cartella. Bene, Steam scarica la sua robina, si configura la cartella e inizia il download. Non me lo prende dal mio computer come vi dicevo, non so perché la Steam Deck lo fa, Mint non lo fa, non gli va e inizia il download. Dopo un po', dopo parecchio tempo, c'ho il mio gioco installato. Lo avvio, una finestrona nera che non potevo così per 5-10 minuti, che non potevo né chiudere né niente, lo dovevo fermare da Steam. Ferma su Steam. Riprovo, altri 5 minuti, niente. Va bene. Andiamo a vedere il perché. Ah, a me funziona su Proton Experimental, a me funziona su quello, a me funziona su quell'altro, ma erano tutti post vecchi. Ho trovato un tizio che l'ha provato a maggio, diceva che Proton GE 10.3 andava bene,
Allora installo Proton Qt dallo store, anche questo comodissimo. Ho cercato Qt Proton, una roba del genere, un programma che installa tutte le versioni custom di Proton che ti servono. E installo Proton Qt 10.3, schermata nera di nuovo. 5 minuti e niente. Allora provo Proton Qt 1023, che mi sembra che era quella l'ultima. Installo quella, schermata nera, messaggio d'errore. Crash report, classico di Quake, che dovrebbe essere quello dell'anti-cheat. E adesso ci arriviamo. Soluzioni online più recenti di maggio 2025 non ce n'erano. Poi vado a vedere, a me funziona così su questa distro, a me funziona così su quell'altra, a me funziona così in quel modo, a me funziona così su Steam Deck. Ok, frammentazione. Vedo che tra le opzioni di Proton di Steam c'è Proton Beta 10.2. Metto quella. Oh, il gioco parte finalmente. Bene, 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 bene. Carica tutto quanto. Non fa il precaricamento degli shaders, perché tanto una cosa positiva in Linux è che comunque gli shaders vengono scaricati e scompattati prima dell'avvio del gioco. Comodo, così ce li hai già tutti. Vado a vedere le impostazioni grafiche e mi mette tutto su alto le texture a medio in 1080p. Ho detto non ci credo neanche se lo vedo. Infatti entro in partita con i bot su non mi ricordo quale mappa e facevo 12 fps, che comunque sono 12 fps in più a quello che faceva prima. No, non va bene. Vi premetto che solo per far avviare il gioco, trovare la versione giusta di Proton, ci avrò messo 50 minuti tra ricerche, installamenti, prove, varie cose. Allora abbasso la risoluzione a 720, metto tutti i dettagli a minimo, tranne le texture che le lascio a medio, e le luci Quake chiedeva il riavvio. Ho detto però le luci, vabbè, proviamo anche così. 720 tutto al minimo, texture a medio, 30 fps. No, non sono disposto a giocare a 30 fps. Review Quake, anche le luci si sono messe al minimo, tutto al minimo, 720p, con le texture a medio, stessa mappa, stessi bot, stessa modalità di gioco, 110 fps. Urca! Metto il 1080p, 40, 50 fps, mica tanto. Metto a 900p, c'ha 70-80 fps, già meglio. Riavvio Quake. Allora cosa faccio? Metto i dettagli, le ombre a medio e l'anti-aliasing in TA. Mi inizia ad andare a 27 fps. Cosa ho fatto? Cosa non ho fatto? Torno alle impostazioni precedenti di minimo, 12 fps. Metto 720p, resta su 12 fps. Aspetta, c'è qualcosa che non va. Rimetto 900p, rimetto le ombre a medio, riavvio Quake e faccio tra gli 80 e i 110 fps. Va bene, va bene. Mi metto un po' a giocare, faccio la partita e dopo un po' torno a 27 fps. Così dal nulla, senza fare niente, mentre giocavo. Sembrava di giocare nella marmellata, andava tutto a rallentatore, 27 fps. Che faccio? Proviamo. Riavvio la partita, esco dalla partita, non riavvio Quake, riavvio la partita, torno a fare la stessa partita con la stessa mappa, gli stessi bot e riesco a concludere la partita tra gli 80 e i 100 fps. Fotografo le impostazioni grafiche e torno su Windows 11. C'è da dire che comunque quando andava bene Mint non c'era neanche uno shutter. Il gioco non stutterava mai, non c'era mai un blocco, andava perfettamente. Quando andava. Vogliamo anche dire che perché quelle Proton erano in beta? Vogliamo dire anche questo. Torno su Windows 11. Metto le stesse impostazioni che avevo su Mint, 80-110 fps. Quindi fps non cambiati. È cambiata un po' la fluidità, che ogni tanto una shatterata la cacciava, ma probabilmente è perché perché compilava lo shader ogni tanto. Ora
Non voglio dire che sia impossibile giocare su Linux, perché poi ho installato Quake 2, è partito il primo botto, ho giocato tranquillamente, Quake 2 non ha problemi. Il problema secondo me sorge in quei giochi come Quake Champions che ogni tanto lo aggiornano anche l'anti-cheat e quindi Proton va in confusione, non funziona, bisogna cercare soluzioni. È un'alternativa, ma non è la cosa definitiva per il gaming, ma neanche per salvare vecchi PC da gaming. Ora su Steam Deck funziona benissimo, però il gaming su Linux è parecchio inflazionato. Non è comodo su Windows. Poi tra l'altro ogni volta che avvio Mint che voglio provare a giocare mi devo ricordare di montare l'SSD che uso per i giochi, perché se non lo monto avvio Steam, la libreria degli installati è vuota, quindi devo chiudere Steam, montare l'SSD e riavviare Steam. Raga, non è per niente comodo, non è user friendly. Uno che vuole giocare col PC vuole mettersi lì, si setta le sue impostazioni grafiche per come preferisce e gioca. Non ha voglia di impazzire dietro a tutti questi settaggi. Ora, parlandone con un mio amico che è uno sviluppatore, lui sviluppa un sistema che dovrebbe aiutare questo vecchio PC in questo senso. Mi ha fornito il suo aiuto e lo ringrazio. E più avanti, quando aggiornerà il suo sistema alla versione odierna di Windows, avremo modo di provarlo e vedremo se effettivamente un vecchio PC come quello lì può prendere ancora fiato. Certo, non mi lamento, perché comunque una macchina del genere, così vecchia, considerate che il processore è del 2012, la scheda video del 2016 e non era neanche una top di gamma, comunque ancora fornisce delle prestazioni che se uno vuole giocare, gioca. Però se riesce a prendere un po' più di fiato e fornirmi qualcosa in più, io sarei più contento. Quindi più avanti vedremo se riusciremo finalmente a risvegliare questo sistema. Nel frattempo vi ricordo che in descrizione vi lascio il mio link affiliato a Amazon, che se o lo salvate tra i preferiti e visitate Amazon attraverso il mio link, o lo cliccate e comprate qualcosa per voi attraverso Amazon, a me riconosce qualcosa perché praticamente come se vi avessi consigliato Amazon, e a voi sul prezzo non aggiunge niente. Questo aiuterà a crescere un po' il canale, magari per una qualità visiva migliore, qualità audio, luci migliori, non lo so, decideremo mano a mano, ma penso che deciderò alla fine mano a mano. Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!